Il cammino in scala mobile. Siamo solo noi, ci siamo, guardate, pellegrinetta saltante, ed ecco di nuovo il pavimento ottenuto dalla spremitura a freddo dei puffi che abbiamo lasciato solo l'altro ieri. Expo 2015 con qualche anno di ritardo, ma ci sei arrivati. No, in realtà ci siamo stati quando era aperto. E niente, la stazione di Rocchiere è talmente grande che ci siamo persi in uscita, dovevo rientrare e uscire dall'altra parte in cammino. Ed ecco qui ciò che rimane del glorioso Expo Milano 2015, in attesa che il progetto Mind arrivi da qualche parte. Lì dove c'erano tutti i padiglioni, potete vedere, sono rimaste solo le strutture del... come si chiamava? Corso Italia, Via Italia, quello sì, Corso Italia, quello centrale, sì, sì, il Cardo Decumano. Cardo Decumano, sì, però aveva anche un altro nome. E proprio là da qualche parte ci deve essere l'albero della vita, che poi speriamo di vedere. Si è un po' desolato, di lì c'è il carcere. Quel che rimane dell'albero della vita, insomma, di vita qua proprio poca. Era il Padiglione Italia, uno dei pochi edifici dell'Expo a essere rimasti, non sono stati smantellati. No, e a quanto pare siamo venuti qua per nulla perché non si può passare. Vabbè, si ritorna, siamo barranzate, veramente brutto posto, immondizia, capannoni abbandonati con segni di occupazione abusiva. No, sarà il freddo, sarà la zona, ma stiamo andando veloci. Là in fondo c'è l'ospedale Sacco, la zona comincia a migliorare, leggermente a migliorare. Milano, siamo a Milano e qui tipo 50 metri quadranti c'è l'ingresso del Sacco. Ci facciamo ricoverare? Ma non lo so, per assideramento probabilmente. È un quartiere strano, un quartiere sospeso tra passato industriale e un futuro che non si è ancora delineato, è pieno di edifici industriali produttivi abbandonati. Il Sacco. E qui siamo a Roserio, con quel tram lì si potrebbe arrivare a casa, ma noi teniamo piedi. Ecco qua la puntina, la nostra fedele puntina che ci sta guidando fino al centro di Milano. Qui siamo a Certosa. Dove stiamo andando adesso? Certosa di Milano. Già, perché il viale Certosa prende il nome dalla Certosa di Milano, che però non tutti conoscono l'esistenza di questa chiesa. Quando si dice Certosa uno viene in mente Pavia, Col formaggino. sì, a parte quello, viene in mente Pavia, oppure al limite magari delle Certose giù in Toscana, quella di Calci, che è abbastanza famosa. E invece c'è una Certosa a Milano, ed è molto bella e consiglio di visitarla, e ora ci passeremo. Dallo squallore si arriva in questa piazzetta Liberty con l'ingresso al Certosa. Vediamo se è aperta. Un gioiellino poco noto. Ecco lì è il chiostro minore, perché il chiostro maggiore è stato abbattuto nel XIX secolo e ora sopra ci passa lo svincolo autostradale.
se non c'è messa in questo momento possiamo visitarla. Completamente affrescata, come tutte le certose. La pellegrinetta non voleva più uscire dalla chiesa perché la chiesa era riscaldata. Via, verso il Duomo. All'ultimo santuario del cammino di Sant'Agostino. Il santuario dovrebbe essere chiuso, ma il timbro doveva essere reperibile nella parrocchia, che è lì davanti. Sì, ovviamente è chiuso, come da miglior tradizione. Andiamo in parrocchia. In parrocchia. Questo vabbè, è molto fatto l'ultimo timbro, lì il santuario, e ora qui si attraversa il ponte e si va a Monte Stella. Il Monte Stella. Ehi! Cavolo, mi ho scorato la corsa. Di Santa Maria la Colombara dove abbiamo preso il timbro e adesso scendiamo giù verso la pellegrinetta. Siamo già a metà tappa, l'ultima tappa. Sì. Ogni cosa ha una fine, bello brutto che sia. Questa è bella, direi. Sì, dai, bello. Non eravamo così convinti all'inizio di farlo tutto, invece eccoci qui 650 km dopo a terminare. Oggi dove siamo partiti? Oggi siamo partiti da Roffiera e arriveremo in Duomo. Facciamo un video adesso che siamo a Monte Stella, quindi più o meno metà tappa, perché uno faceva talmente freddo stamattina che avremmo avuto problemi a tenere lo stick. E poi due perché onestamente la periferia di Milano non è un luogo d'attrazione. No, ecco, specialmente a Roffiera, che è spettrale. Dopo l'Expo non ha ancora trovato una sua nuova collocazione, una sua nuova dimensione, perché è un cantiere, viabilità modificata. Sembrava il set perfetto per uno di quei film sugli zombie. Insomma, quella roba lì. Poi abbiamo attraversato diverse zone abbastanza degradate, capannoni abbandonati e probabilmente occupati abusivamente, sporcizie ovunque. Vabbè, quindi Monte Stella. Monte Stella che ci piace, è un bel posticino. Ci vediamo sempre a correre.
e ci andiamo sempre a Anche correre. perché siamo vicini a casa, quindi... Ogni tanto è bello. Va bene, e niente, questo cammino su Verla, scorci inattesi, molto vario, meno asfalto di quanto si potesse pensare. Montagne, niente, laghi, montagne, laghi, fiumi, brughiera, fango. fango. L'unico problema, Eh. se uno dovesse venire da lontano, è la reperibilità dei timbri, perché noi abbiamo già fatto 2 spedizioni per recuperare timbri, dovremmo farne una terza, Quindi perché i santuari sono tanti, sono chiusi, bisogna andare di volta alle parrocchie, oppure nel caso di fortunati c'è magari vicino un bar che ha in custodia il timbro, per cui se una persona ci tiene alla timbro sulla credenziale, venendo da fuori, facendosi magari tutto una volta sola. in una volta sola, avrebbe problemi con i timbri. Dovrebbe telefonare Sì, telefonare prima. ai referenti del santuario per mettersi d'accordo per farsi trovare per farsi timbrare. Se no diventa una vera e propria caccia al timbro e Per magari non è l'ospitalità- piacevole. sì, per l'ospitalità direi che guarda, quasi metà più o meno è coperta dalle parrocchie. Sì, Sul sito comunque trovate tutti gli indirizzi e i numeri di telefono. E l'altra metà c'è qualche ostello, c'è un in mezzo ai laghi a 20 euro a notte, e se no B&B, altrimenti, visto che comunque ci sono tanti treni, tante stazioni, potreste ogni volta tornare dove avete già pernottato. Tipo c'è l'ostello al convento di Santa Maria delle Grazie a Monza, sì. e che c'è un ostello penso sia anche per pellegrini, oppure nelle varie parrocchie. E a Rho abbiamo scoperto che c'è Un collegio un addirittura. collegio con addirittura 300 posti letto, possibile? Non me lo Adesso ricordo. questo l'ha detto così, forse qualcuno di meno. Però magari è riuscito a Però dormire. ospitano pellegrini oppure persone per gli esercizi spirituali, per cui anche lì si stava a dormire. Contando che ci sono molte stazioni, uno a fine tappa può prendere il treno, tornare dove c'è un'ospitalità pellegrina, la mattina riprendere il treno e ricominciare la tappa dove aveva lasciato. Via, senza indugi verso il Duomo. Sì, buon cammino. Ci crediate o meno, siamo esattamente sopra l'Olona, che però è tutto tombato, per cui non si vede. Ed eccoci giunti a City Life, con le 3 torri in tutto il loro splendore. L'ultima ancora in costruzione, quella della PricewaterhouseCoopers. Qui davanti noi quella generali, già in funzione, e indietro il materasso dell'Allianz. Viene chiamato materasso. E qui da qualche parte abitano anche personaggi famosi youtuber e instagrammer. Indovinate chi potrà mai essere. Poi cosa che era l'affare lì, è stato strano, è Mico, Sì. Milano Congressi. Mi sembra tipo Sembra una tartaruga. No, sembra un'entità aliena che sta cercando di fare delle brutte cose a un povero edificio. Tu vedi la malizia da tutte le parti. E certo. Ecco, un altro scorcio sempre delle torri. Verso Piazza Africa. Rispetto ai palazzi di Rofiera di questa mattina, Sì, c'è paragone. qui dove vanno dai 9 ai 12.000 euro al metro quadro. Non è che sta cessando. Ed ecco là in fondo l'Arco della Pace, siamo veramente vicini. Ed eccoci arrivati in zona di aperitivi. Però oggi niente aperitivo, oggi si cammina. Ecco l'Arco della Pace in restauro. Davanti a noi il Parco Sempione e il Castello Sforzesco.
fatto da fare il Duomo. Mi ci accampato, Ecco. ma non mi spiace. Il Duomo di Milano comincia a vedersi in mezzo ai fenomeni del baraccone e a turisti assortiti. Oh, siamo arrivati. Dopo 650 km abbiamo finito. E siamo arrivati sulle Ande, no? No, siamo arrivati al Duomo di Milano. Oggi è il giorno dell'Epifania, il 2020. Sì. Fai fare la foto? Abbiamo cominciato a marzo 2019. E comunque ci sono le palme del cammino. Vabbè. In realtà le hanno piantate qua in Piazza Duomo solo per il cammino di Sant'Agostino. Tutte quelle polemiche che ci sono state, se avessero spiegato il motivo, forse la gente avrebbe capito. Va bene. Tutto finisce. Però a breve nuovi cammini. Dici? Sì. Perché io andrò in crisi d'astinenza. È già andata in crisi d'astinenza da cammini. Va via, iscrivetevi al canale, fatela felice e lei camminerà per voi.